Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video vogliamo aiutarvi a migliorare il vostro italiano dandovi le parole e le espressioni appropriate in base alla situazione in cui vi trovate. È per questo che vi daremo alcune frasi informali e i loro corrispettivi formali con tantissimi esempi che vi aiuteranno a capire e soprattutto a memorizzare tutte queste frasi ed espressioni. Se siete pronti, iniziamo dopo la sigla. L'italiano, così come le altre lingue, è dotato di una certa variabilità sul piano diafasico, ovvero possiede diverse varietà a seconda del contesto in cui ci troviamo a parlare o a scrivere. In altre parole, a seconda della situazione, il parlante potrà decidere se utilizzare un termine piuttosto che un altro, adattando il proprio discorso alle circostanze. In effetti ci sono tante parole che sono percepite come formali e altrettante che sono invece percepite come informali. Le prime verranno utilizzate soprattutto in situazioni serie, ad esempio un colloquio col nostro capo o con un professore, o più in generale con chiunque occupi una posizione sociale o professionale superiore alla nostra. Le seconde invece verranno impiegate nei contesti meno seri, ad esempio in una conversazione con un amico o un'amica, con i nostri genitori o in generale con i nostri pari. Spesso, per chi non è un parlante nativo, è estremamente difficile distinguere espressioni informali da espressioni formali, perché si tratta di una differenza a livello sociale, di uso pratico della lingua, e solo chi la utilizza quotidianamente con diverse persone ha una buona percezione della differenza tra parole formali e parole informali. Ma non temete! Siamo qui apposta per aiutarvi ad imparare le espressioni formali e informali più utili per le conversazioni di tutti i giorni. Iniziamo con un esempio pratico. Supponiamo di dover inviare un messaggio alla nostra amica e un'email al nostro capo per avvisargli che domani abbiamo un impegno improrogabile che non può essere spostato e che quindi non potremo essere presenti né al compleanno della nostra amica né alla riunione con i colleghi. Allora alla nostra amica scriveremo: Ciao Ribe, scusa se te lo dico solo ora, ma il mio dentista mi ha chiamato stamattina e mi ha fissato un appuntamento per domani all'1. Quindi mi sa che non riesco a venire al tuo compleanno. Mi dispiace un sacco. Spero comunque di rivederti presto. Un bacio, Rocco. Al nostro capo invece diremo qualcosa come: Gentile dottor Rossi, la presente mail è per informarla che domani purtroppo non potrò essere presente alla riunione con i colleghi, poiché ho dovuto fissare un appuntamento dal medico per le ore 13. Nella speranza di non aver creato alcun disagio, la ringrazio per la comprensione e le porgo i miei cordiali saluti. Rocco da Bellonio. La prima differenza che notiamo nei due testi è il pronome utilizzato per rivolgerci all'amica e al capo. Nel primo messaggio abbiamo dato del tu perché si trattava di un'amica, una persona che si conosce bene. Nel secondo invece abbiamo dato del lei, questo perché non abbiamo confidenza con l'interlocutore né lo conosciamo bene o anche perché si trova in una posizione superiore alla nostra o è più anziano di noi. Dare del lei implica coniugare i verbi alla terza persona singolare femminile, anche se ci stiamo rivolgendo, come in questo caso, a un uomo. Lo vediamo ad esempio in informarla, la ringrazio e le porgo. Quindi la prima regola per distinguere una situazione informale da una formale è guardare il pronome. Se chi scrive o chi parla sta dando del lei, allora è altamente probabile che si stiano utilizzando anche altre espressioni formali.
Nella mail al nostro capo alcuni segnali di formalità sono poiché al posto di perché, le ore 13 al posto di l'una, nella speranza di al posto di spero di, disagio invece di problema, la ringrazio piuttosto che grazie, le porgo i miei cordiali saluti al posto di un saluto informale come ciao o a presto. Ma vediamo ora alcune espressioni utili da utilizzare tutti i giorni sia in contesti informali che in contesti formali. Ciao! Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, salve, A presto! Ci vediamo! arrivederci, cordiali saluti. Scusa! Scusami per l'altra sera. Mi dispiace, mi rincresce. Mi dispiace per ciò che è accaduto martedì sera. Ma l'ho chiamato, ma non risponde. Tuttavia, ad ogni modo, ho provato a contattarlo, tuttavia non ho ricevuto risposta. Dire. Volevo dirti che... Informare, comunicare. Ci tenevo a informarla che... Volevo comunicarle che... Aiutare. Mi puoi aiutare a scrivere la mail? Assistere, coadiuvare. Potrebbe gentilmente assistermi nella stesura della mail? Fare. Ho fatto tutto quello che mi hai chiesto. Svolgere, eseguire. Ho svolto tutti i compiti che mi aveva affidato. Difficile. L'ultimo lavoro che ho fatto è stato un sacco difficile. Complesso. L'ultimo lavoro da me svolto è stato decisamente complesso. Un sacco, tanto. Il film mi è piaciuto un sacco. Decisamente, alquanto. Ho decisamente apprezzato il film. E così via. Ora, a volerla dire tutta, l'italiano offre una varietà immensa di alternative formali e informali, quindi volerle elencare tutte sarebbe impossibile. Speriamo comunque di avervi dato un po' un'idea, una panoramica di espressioni formali e informali, in modo tale da poter distinguere bene le varie espressioni che troverete nei vari contesti. Il mio personale consiglio che sento di volervi dare per poter migliorare nel riconoscere le espressioni formali da quelle informali è leggere, ascoltare, parlare. In altre parole, praticare. In ogni caso, se volete approfondire la questione del tu e del lei, quando utilizzare il tu, quando utilizzare il lei, vi consiglio di guardare il video dedicato proprio a questo argomento e come sempre trovate il link qui in alto nella card e giù nella descrizione. Tuttavia, dovete anche passare dal nostro sito, non dimenticatevelo, perché lì troverete tutte le nostre lezioni in ordine, con gli esercizi automatici e anche i podcast, se volete ascoltare. Quindi andateci ora, www.lernamo.com. Noi ci rivedremo prestissimo qui su YouTube e tutti i giorni su Facebook, su Instagram e su Twitter. Vi basterà cercare Lernamo. A presto, ciao!